Ciao a tutti e benvenuti nel nostro podcast. Oggi parliamo di un tema molto semplice, molto quotidiano. I parenti. In Italia si parla sempre dei parenti. Vero Luca? Eh sì, in Italia i parenti sono importanti, anche troppo a volte. Ma è bello, perché la famiglia fa parte della nostra cultura. Marta, tu hai una famiglia grande? Direi di sì. Ho papà, mamma, una sorella e tanti zii. E tu? Io ho una sorella sola, più piccola. Però ho una marea di cugini. Ogni volta che c'è una festa, siamo almeno 20. Classico. Ecco, per chi ci sta ascoltando, quanti parenti avete voi? Scrivetelo nei commenti. Siamo curiosi. Bravo, sì, diteci se avete una famiglia grande o piccola. Ma senti, Marta, tra tutti i tuoi parenti, con chi hai più confidenza? Con mia sorella, sicuramente. Parliamo di tutto. Ci aiutiamo sempre. Anche se litigavamo un po' da piccole. È normale. Io con mia sorella ero un po' geloso quando eravamo bambini. Lei prendeva sempre voti più alti a scuola. Classico. Comunque penso che sia importante spiegare, per chi impara italiano, che la parola parenti in italiano non significa parents in inglese. In italiano parenti significa relatives, cioè tutta la famiglia allargata. Sì, ottimo punto. È un errore molto comune. E poi ci sono parole come zio e zia, cugino e cugina, nonno e nonna, nipote, che può voler dire tante cose. Già, e le vedremo tutte durante questo episodio. Ma per ora restiamo sul generale. Dimmi Luca, ti piace passare il tempo con i tuoi parenti? Dipende. Alcuni sono molto simpatici, altri parlano troppo. Però quando ci vediamo a Natale o alle feste, mi diverto sempre. Sì, anche per me è così. I parenti ti fanno sentire a casa, anche se a volte sono un po' invadenti. Esatto. Ma è proprio questo il bello delle famiglie italiane. Energia, cibo, risate e domande imbarazzanti. Ah, quelle non mancano mai. Ma ci arriviamo dopo, ok? Perfetto. Allora direi che possiamo iniziare questo viaggio nella grande famiglia italiana. Ok, partiamo dai personaggi più importanti di molte famiglie italiane. I nonni. Luca, tu hai ancora i nonni? Sì, ho solo una nonna, la mamma di mio papà. Ha 87 anni, ma è più in forma di me. Cammina, cucina, sistema il giardino, un'energia incredibile. Che bello! Anche io ho solo una nonna, quella materna. È molto dolce. Quando ero piccola mi raccontava sempre storie della sua infanzia, tipo di quando i telefoni non esistevano. Ah sì, le storie dei nonni sono un patrimonio. In Italia è molto comune passare tanto tempo con i nonni, soprattutto perché molte famiglie vivono vicine. I nonni italiani spesso hanno due caratteristiche in comune. Ti riempiono di cibo. Ti riempiono di consigli. A volte non richiesti. Sì, la famosa frase, mangia ancora un pochino, sei troppo magro. Questa la dicono tutti i nonni del mondo, secondo me. Anche la mia. Io vado da mia nonna e non posso uscire senza almeno 3 cose. Un primo piatto, un secondo e una borsa di biscotti fatti da lei. È bellissimo. Sai, io penso che ai nonni piaccia sentirsi utili, sentirsi ancora un punto di riferimento per la famiglia. È una cosa molto italiana. I nonni non sono isolati, fanno parte della vita quotidiana. Sì, infatti spesso aiutano anche con i bambini. Li portano a scuola, li tengono il pomeriggio, cucinano. Sono un supporto enorme per le famiglie. Ed è per questo che, quando chiedi a un italiano com'è il rapporto con i tuoi nonni, quasi sempre la risposta è piena di affetto. Già. E voi che ci ascoltate? Avete un buon rapporto con i vostri nonni? Avete ricordi belli? Scrivetelo nei commenti. Sì, condividete con noi. Ma ora, dopo i nonni, direi che possiamo passare a un altro tema molto importante, gli zii. Ah, gli zii, quelli che ti viziano. Ne parliamo nella prossima parte. Bene, dopo i nonni, passiamo a un'altra categoria fondamentale della famiglia italiana, gli zii. Marta, tu che rapporto hai con i tuoi? Io ho due zii e una zia. Sono tutti molto diversi, ma hanno una cosa in comune. Quando ero piccola mi riempivano sempre di regali. Per questo dico sempre che gli zii sono i più simpatici della famiglia. Verissimo. Anche i miei zii erano così. A Natale arrivavano con pacchetti, dolci,
giochi, e io ero felicissimo. Esatto. E solitamente gli zii hanno un ruolo molto speciale. Non sono rigidi come i genitori, ma non sono nemmeno distanti come conoscenti. Sono una via di mezzo perfetta. Sì, tipo, se fai un piccolo errore, tua mamma si arrabbia, tuo zio ride. Tua zia ti dà un biscotto e ti dice: non dire niente a tua mamma. È verissimo. E poi spesso gli zii sono quelli che ti fanno scoprire cose nuove. Il cinema, la musica, un hobby. Mio zio, ad esempio, mi ha fatto conoscere la montagna. Ogni estate mi portava a fare passeggiate, e adesso io adoro camminare. Insomma, gli zii influenzano un bel po' la nostra crescita. Anche la mia zia aveva una grande influenza su di me. Era super elegante e ogni volta che la vedevo pensavo: da grande voglio essere così. Che bello! E voi che ci ascoltate? Avete uno zio preferito? Una zia che vi ha insegnato qualcosa di speciale? Scrivetecelo nei commenti. Sì, siamo curiosi. E adesso, dopo zii e zie, arriviamo a un tema su cui tutti hanno un'opinione. I cugini. Ah, i cugini, quelli con cui litighi e ridi allo stesso tempo. Ne parliamo nella prossima parte. Bene, eccoci arrivati ai cugini. Secondo me, i cugini sono una parte importantissima della famiglia italiana. Non sono fratelli, non sono amici, ma sono qualcosa di unico. Hai ragione. I cugini sono quasi sempre i primi compagni di gioco della nostra vita. Quando sei piccolo vai alle feste di famiglia, ai pranzi della domenica, ai compleanni, e sei circondato da cugini di tutte le età. È vero. E la cosa divertente è che con alcuni crei un legame fortissimo, mentre con altri hai meno confidenza. Ma comunque, quando vi incontrate, c'è sempre quella sensazione di familiarità, come se non fosse passato il tempo. Anche perché spesso i cugini sono quelli con cui vivi le prime piccole avventure. Per esempio, io da bambina andavo al mare con i miei cugini, e ogni estate inventavamo nuovi giochi. Erano momenti semplici, ma davvero speciali. Io invece passavo le estati in campagna, e con i miei cugini ci arrampicavamo sugli alberi, giocavamo a nascondino, correvamo ovunque. Quando ci ripenso, mi rendo conto di quanto quei momenti abbiano influenzato il mio modo di stare con le persone. Sì, perché i cugini sono come una piccola palestra sociale. Impari a condividere, a litigare, a fare pace, a raccontare segreti, tutto in modo naturale. E poi c'è un'altra cosa, i cugini crescono con te. Ogni volta che li rivedi capisci che anche loro stanno cambiando, proprio come te. E questo crea un legame quasi romantico, nel senso che condividi un pezzo di storia con qualcuno che non hai scelto, ma che la vita ti ha regalato. Molto poetico. Luca. Alcuni cugini diventano amici per sempre, altri li vedi solo a Natale, eppure quando li incontri c'è sempre quella complicità, quella risata spontanea. Esatto. E poi i pranzi di famiglia sono sempre più divertenti quando ci sono i cugini, perché portano energia, aneddoti, battute, insomma, rendono tutto più leggero. E tu, Luca, hai un cugino preferito? Sì, ne ho uno con cui ho condiviso tantissimo. Da piccoli eravamo inseparabili. Ora ci vediamo meno, ma ogni volta che ci sentiamo è come tornare bambini. Che bello! E per chi ci ascolta, pensate un attimo ai vostri cugini. Avete anche voi quella persona speciale con cui avete condiviso momenti indimenticabili? Se volete, potete raccontarcelo nei commenti. Ci fa sempre piacere leggere le vostre storie. E adesso, dopo cugini, zii e nonni, passiamo a una figura che crea sempre discussioni. I suoceri. Eh sì, qui si entra in un territorio interessante. Ne parliamo nella prossima parte. Bene, ci siamo. Ora parliamo dei suoceri. Una parola che per molti genera subito un misto di affetto e un po' di ansia. Eh sì, i suoceri sono un capitolo speciale nella vita di tutti. Perché non sono la tua famiglia d'origine, ma lo diventano piano piano. E ogni famiglia ha le sue abitudini, i suoi ritmi, le sue manie. Esatto. All'inizio c'è sempre un po' di osservazione. Tu osservi loro, e loro osservano te. È una danza delicata, cercare di fare buona impressione senza sembrare finti. Poi di solito c'è quella prima cena a casa loro. Ti siedi al tavolo e inizi a pensare: mangio troppo? Mangio poco? Parlo troppo poco? È un test non scritto. Però quando passa la fase iniziale, spesso i suoceri diventano una presenza rassicurante. Ti aiutano, ti ascoltano,
Ti accolgono. A volte addirittura diventano più complici loro che il tuo partner. Assolutamente. Io ho sentito storie di suocere che preparano il piatto preferito del genero ogni volta che va a trovarle. Oppure suoceri che danno consigli, anche quando non richiesti. Sì, e questa è una caratteristica molto italiana. I consigli. In Italia i suoceri danno opinioni su tutto. Casa, lavoro, vestiti, vacanze, persino come appendere il bucato. Ma alla fine è quasi sempre affetto. Un modo un po' invadente, forse, ma sincero. E poi col tempo impari a riderci sopra, e diventa parte della normalità. E tu? Com'è il tuo rapporto con i suoceri? Direi buono. Ogni tanto ci sono momenti buffi, ma niente di drammatico. Ho imparato che la parola magica è sì, certo. Funziona sempre. Esatto. A volte basta un sorriso e un po' di pazienza. E per chi ci ascolta, voi andate d'accordo con i suoceri? Avete aneddoti divertenti? Siamo curiosi. Ma ora andiamo avanti perché c'è un altro gruppo di persone importantissimo nella famiglia italiana, i fratelli e le sorelle. E soprattutto, le dinamiche tra fratelli. Gelosia, complicità, discussioni, risate. Ne parliamo nella prossima parte. Adesso entriamo in un territorio movimentato. I fratelli e le sorelle. In ogni famiglia italiana ci sono storie che sembrano uscite da una serie TV. E come? Crescere con fratelli significa vivere tra litigi improvvisi, risate infinite e quella sensazione di avere sempre qualcuno accanto, anche quando non lo vuoi davvero. Sì, perché da piccoli ci si scontra per tutto. Il gioco preferito, chi siede davanti in macchina, chi ha il pezzo di torta più grande. E poi quella frase eterna dei genitori, condividete, che per un bambino è difficilissima. E tu pensi, perché devo condividere proprio adesso il mio giocattolo preferito? Ma crescendo cambia tutto. I fratelli diventano confidenti. Le persone con cui puoi parlare senza filtri, con cui puoi prenderti in giro senza offendere davvero nessuno. Anche perché solo un fratello o una sorella conosce tutta la tua storia, la tua infanzia, le tue prime paure, le prime emozioni, i disastri combinati in casa. E magari anche quei segreti che i genitori non hanno mai scoperto. Assolutamente. Come quando rompevi qualcosa e facevi finta di niente, sperando che nessuno se ne accorgesse. Oppure quando uno dei due diventava l'eroe del momento. Non preoccuparti, non lo dico a mamma. E lì nasce una complicità unica. Però ci sono anche momenti difficili. Per esempio, quando si cresce e le strade si separano, università, lavoro, famiglie nuove. A volte allontanarsi fisicamente può far perdere un po' di contatto. Sì, ma basta una telefonata, un messaggio o una cena tutti insieme per ritrovare immediatamente quell'intesa. È come se il tempo non fosse passato. E questa è una delle cose più belle della famiglia italiana. Non importa quanto ci si veda poco, il legame resta forte. Per chi ci ascolta, avete fratelli o sorelle? Com'è il vostro rapporto? Litigate spesso? Ridete sempre? Raccontateci qualcosa nei commenti. Alla fine, sono proprio questi piccoli rituali. Una moka che borbotta, una tavola apparecchiata con cura, una domanda ripetuta ogni giorno, a creare il senso di casa. Non sono grandi tradizioni, non sono feste o eventi speciali. Sono i gesti quotidiani che danno ritmo alla vita. E quando li ritrovi, anche dopo una giornata complicata, hai quella sensazione semplice ma preziosa di essere nel posto giusto, circondato dalle persone che contano. Sai, Luca, c'è un'altra parte della famiglia di cui non abbiamo ancora parlato. I nipoti. È vero. E in italiano nipoti può voler dire due cose: i figli dei tuoi figli, oppure i figli di tuo fratello o tua sorella. Esatto. Oggi parliamo dei nipoti intesi come figli dei fratelli e delle sorelle, perché molti ascoltatori magari non lo sanno. In altre lingue è più semplice distinguerli, ma in italiano usiamo sempre la stessa parola. Nipoti. Sì. Io ho due nipotine, le figlie di mia sorella. Hanno 5-7 anni e sono un tornado. Quando arrivano a casa mia, in 10 minuti hanno già conquistato tutto: divano, giocattoli, biscotti. Le tipiche nipotine. Io ho un nipote maschio. Ha 10 anni. È appassionato di videogiochi e ogni volta che lo vedo mi dice: Zia Marta, giochiamo? E io perdo sempre. Ovviamente. Però è bello essere zio o zia, no? Hai tutti i vantaggi senza le responsabilità.
Giochi con loro, ridi, li vizi un po', e poi li rimandi ai genitori. È vero. E poi con i nipoti c'è un rapporto speciale. Non sei un genitore, ma non sei neanche un estraneo. Sei una specie di adulto divertente che ascolta, dà consigli, ma in modo più leggero. A me piace portare le mie nipotine al parco. Fanno 1000 domande. Perché il cielo è blu? Perché le foglie cadono? Perché non posso mangiare il gelato alle 9 del mattino? I bambini fanno 1000 domande perché sono curiosi. Ed è bello passare del tempo con loro, perché ti ricordano com'è vedere il mondo con stupore. E voi che ci ascoltate? Avete dei nipoti? O siete voi i nipoti preferiti di qualcuno? Fateci sapere. E magari diteci anche come si dice nipote nella vostra lingua. Così facciamo un bel confronto culturale. Marta, sai che non abbiamo ancora parlato di una categoria molto interessante della famiglia. Aspetta, fammi indovinare. I cognati. Esatto. I cognati e le cognate. Spesso sono un argomento divertente, perché quando due famiglie si uniscono, succedono cose. Verissimo. Per chi ci ascolta, in italiano cognato è il marito di tua sorella, oppure il fratello di tuo marito o di tua moglie. E cognata è la moglie di tuo fratello, oppure la sorella del partner. Una piccola giungla familiare. Io ho un cognato che è super sportivo. Ogni volta che lo vedo mi invita a fare trekking. Ma trekking serio, tipo 5 ore in salita, nel bosco, con zaino, borraccia, bastoni. Che coraggio! Io invece ho una cognata che ama cucinare. Ogni volta che andiamo a casa sua prepara 1000 cose. Antipasti, primi, dolci, e quando dici, basta, sono piena, arriva con un altro piatto. Tipico italiano. E poi il momento peggiore, quando devi dire che non ce la fai più. No grazie, davvero, sono pieno. E loro, ma dai, assaggia solo un pochino. Esatto. Però alla fine è bello avere cognati e cognate. A volte diventano quasi amici. Ci si vede per le feste, si organizzano cene, si fanno weekend fuori. Sì, e qualche volta ti fanno conoscere anche nuove passioni. A me il mio cognato sportivo ha fatto venire voglia di passeggiare di più, e devo ammettere che ci sto prendendo gusto. E voi che ci ascoltate? Andate d'accordo con i vostri cognati o cognate? Fanno parte della vostra vita quotidiana? E ora direi che possiamo andare alla parte 9, che sarà ancora più interessante. Sai, Luca, un'altra cosa interessante delle famiglie italiane sono i parenti lontani. Quelli che vivono in un'altra città, o addirittura in un altro paese. Già, io ho una zia a Milano e un cugino a Londra. Ci sentiamo poco, ma quando ci incontriamo è sempre una festa. Sembra che il tempo non sia passato. Esatto. E spesso il telefono diventa il ponte tra le famiglie. Messaggi, videochiamate, foto. Tutto serve per non perdere il contatto. A volte basta anche solo una foto del pranzo della domenica o un messaggio veloce. Come stai? Eh sì. E poi ci sono le occasioni speciali, matrimoni, compleanni, Natale. Tutti tornano insieme, e ci sono risate, chiacchiere, racconti del passato. È sempre bello vedere tutti insieme, anche quelli che vediamo raramente. Io ho un cugino che vive in Spagna. Quando torna a casa, porta sempre dolci tipici del suo paese e racconta storie incredibili. Come sono le feste lì, cosa mangiano, quali tradizioni hanno. Per noi è un modo per viaggiare restando in famiglia. Ah, bello! Anche il mio cugino di Londra ci manda spesso video delle sue giornate. Mercati, musei, parchi. È divertente perché così possiamo vedere posti lontani e allo stesso tempo condividere un pezzo della nostra vita. E non è solo divertente. È importante per sentirsi uniti. Anche se lontani, questi parenti fanno parte della nostra storia e a volte hanno consigli preziosi o esperienze diverse da condividere. Già, e durante le riunioni familiari diventano subito protagonisti. Raccontano storie di quando eravamo bambini, storie che noi magari non ricordiamo, e così la famiglia diventa più grande, più ricca di ricordi. E voi che ci ascoltate? Avete parenti lontani? Come fate a sentirvi vicini nonostante la distanza? Bene Luca, direi che abbiamo parlato davvero di tutti i tipi di parenti. Nonni, zii, cugini, suoceri, fratelli, cognati e anche dei parenti lontani. Che viaggio nella famiglia italiana! Sì, è stato interessante. E sapete una cosa? Anche se ogni famiglia è diversa,
Tutti questi legami hanno qualcosa in comune, creano ricordi, sostegno e tante risate. Esatto. E quello che mi piace di più è che ogni piccolo gesto conta. Un messaggio, un abbraccio, una chiacchierata, anche solo una telefonata. Sono queste cose che rendono la famiglia speciale. Già, e anche se a volte litighiamo o ci arrabbiamo, alla fine sappiamo che possiamo contare su queste persone. La famiglia italiana ha mille sfumature, ma l'amore e la vicinanza ci sono sempre. E voi che ci ascoltate? Ricordatevi di apprezzare i vostri parenti oggi stesso. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti quale tipo di parente vi ha fatto ridere di più. Esatto! Così possiamo continuare a condividere storie e esperienze di famiglia con tutti voi. Grazie a tutti per averci ascoltato. Speriamo che questo viaggio tra i parenti italiani vi sia piaciuto e vi abbia fatto imparare nuove parole e frasi utili. Alla prossima puntata, dove parleremo di un nuovo tema, sempre per migliorare il vostro italiano in modo semplice e divertente. Ciao a tutti e buon apprendimento. Ciao!